Ciao a tutti ragazzi, oggi sarà un video diverso dal solito perché tratteremo le 10 meccaniche nuove di Warzone 2 che sono completamente diverse da Warzone 1 e che quindi non tutti si aspettano di poter sfruttare, dato che solitamente ci muoviamo, pensiamo e fightiamo in funzione di quello che era il vecchio Warzone. Quindi senza dilungarmi troppo, entriamo subito nel vivo e andiamo a capire quali sono. Iniziamo! La prima meccanica completamente reworkata è la zipline. Sicuramente avrete notato come adesso ci si aggancia più velocemente, si sale più velocemente e ci si sgancia più velocemente, come anche la mira libera e il poter sparare in hipfire. Bene, ma non è finita qui. In Warzone 2 la zipline è stata resa nettamente più dinamica. Quante volte siamo morti in Warzone 1 mentre salivamo, o mentre stavamo salendo dietro un nostro teammate che a fine zipline viene killato dal team nemico che camperava sul tetto e che quindi quella sarebbe stata la nostra identica sorte? Bene, ora finalmente possiamo dire la nostra, possiamo disingaggiare, possiamo provare a fare altro. Come potete osservare, ora puoi attaccarti alla zipline anche a mezz'aria, puoi sganciarti mentre stai salendo e tutto questo vi permetterà di effettuare giocate di fantasia durante un fight, disingaggiare se si è stati colti di sorpresa o aspettare a metà corsa i tuoi teammate per salire tutti insieme quasi contemporaneamente. Inoltre, avere questo tipo di conoscenza vi permetterà anche di difendervi da essa, proprio come ho fatto io in questa clip. Ad esempio, qui spotto il nemico, controllo che non faccia il giro dall'altro lato e decido di pusharlo. Ma lui mi sente arrivare e prova a fare la giocata che dicevo prima di fantasia. Fortunatamente conosco questa meccanica e sono pronto a difendermi da essa. Passiamo alla seconda meccanica nuova, lo zaino. Qui c'è poco da dire, se avete uno zaino medio o grande avrete la possibilità di portare con voi una terza arma. Questa cosa viene da sé che è fortemente broken, dato che così, come nel mio caso, avrete l'arma dalla corta, dalla media e dalla lunga, swappabile in pochi clic. Come terza meccanica reworkata troviamo il Fall Damage. In pratica su Warzone 2 si può completamente mitigare la morte da caduta, semplicemente buttandovi in acqua. In questo caso abbiamo perso mezza vita, ma si può arrivare a perdere fino a 1 mm di HP, ma mai sotto. Sempre rimanendo sul Fall Damage, scopriamo che anche da atterrati è stata eliminata la morte da caduta. Quindi, se vi atterrano su un'altura e il vostro teammate è sotto, buttatevi tranquillamente da lui così che potrà restarvi. Per il quarto tips, torniamo a parlare dei silenziatori e del perché è meglio non usarli. Se non vi sono bastate le motivazioni che vi do nel video che apparirà nella scheda in alto a destra, ecco che ve ne aggiungo un'altra abbastanza pesante. Spesso e volentieri durante i fight, esattamente mentre stiamo sparando, ci rimane molto difficile traccare il nemico a causa della scarsa visibilità causata dal muzzle flash o dal fumo generato dall'arma. Ora faremo un test con e senza silenziatore. Guardate la differenza. Come potete osservare, la differenza è netta a livello di visibilità. Prima di passare al prossimo tip, vi rubo solo un attimo per dirvi che se il video vi sta piacendo e avete già appreso qualcosa di nuovo, iscrivetevi, lasciate un like e attivate la campanella, così da non perdervi nessun aggiornamento. In caso contrario, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. La quinta meccanica è incentrata tutta sull'uso dell'elicottero pesante. Più che una meccanica la definirei una tecnica, infatti viene usata e abusata spessissimo dai top streamer per andare a sbloccare la nuke su Battle Royale, che appunto si sblocca con 5 win consecutive. Il vantaggio di usare l'elicottero pesante è che ha incorporato un autopilot, quindi potete letteralmente camperare in aria sparando dall'elicottero insieme al vostro team, restare i compagni, piastrarvi, ricaricare le munizioni in tutta tranquillità. Tanto è letteralmente un carro armato che vola, davvero difficile da buttar giù. Nel caso in cui vi danneggiano pesantemente o siete a corto di carburante, non disperate. Vi basterà atterrare con estrema delicatezza su una stazione di servizio e il gioco è fatto. In poco tempo tornerete full sia di carburante che di HP. Come sesta meccanica troviamo l'interrogazione. Spesso e volentieri ci viene istintivamente di finire i nemici una volta che li atterriamo, anche se sono isolati dai propri compagni. Bene, il mio consiglio è prima di farlo interrogateli. Questo vi porterà un vantaggio identico a quello che hanno i cheater che usano il Wallach, proprio perché interrogandoli riuscirete a vedere i rimanenti compagni attraverso i muri. Pazzesco, eh? Eccolo, lo vedi col Wallach, l'ho interrogato, lo vedi? L'ho caccato? L'ho preso. Io l'ho caccato, vai, buono, buono. Morto.
La settima meccanica da sfruttare è il dive, il tuffo. Molte volte vi capiterà, come nella mia clip, di saltare da alcune altezze e non riuscire ad aprire il paracadute. No problem, ho un fix per questo. Semplicemente tuffatevi e riuscirete ad aprire il paracadute, perché coprendo più distanza in orizzontale avrete un maggior dislivello dal terreno. Vado qui. Come ottavo tip troviamo il ping. Scommetto che spesso e volentieri non riuscite a trovare il ping dei vostri compagni oppure il vostro stesso ping. Beh, da impostazioni, interfaccia, personalizzazione colore, sostituite il bianco del neutrale con uno un po' più brillante e contrastato e il gioco è fatto. In movimento. Vado qui. Per la nona meccanica torniamo a parlare di calibrazione. Ho già fatto una guida dettagliata in merito, come vedrete dalla scheda che vi apparirà in alto a destra, ma oggi vi aggiungerò un bonus tip che vi aiuterà a calibrare bene le vostre build. Come potete osservare dalla clip, al muoversi della barra di calibrazione corrispondono dei movimenti sul grafico al centro, ma se osservate bene i movimenti vanno per step. In pratica, più si va verso l'estremità, più si ha un diminishing returns. Infatti, ad esempio, superati 0.4 in favore della stabilità rinculo, si otterrà solo un debuff nella velocità camminata in puntamento. Quindi quello che posso consigliarvi è di evitare di maxare qualsiasi barra e rimanere invece nel range verde, che è appunto la zona dove avete il massimo debuff e il minimo dei nerf. E siamo arrivati finalmente alla decima e ultima meccanica di cui fare tesoro. Spesso e volentieri accade che saltando da un precipizio con la macchina, oppure i vostri nemici vi stanno sparando, scoppino le gomme posteriori o anteriori. Se vi trovate in questa situazione, sappiate che potete risolvere il problema anche senza far ricorso del benzinaio per ripararla, perché vi basterà scendere dall'auto, andare sulla gomma incriminata e ripararla in loco, in pochi secondi. E con questo siamo giunti alla fine di questi tips and tricks delle meccaniche di gioco. Spero che il video vi sia piaciuto. A me non resta altro che salutarvi. Al prossimo video. Ciao 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 ciao!